Ciao amici, oggi metto a confronto due terminali diversi. Chiaramente un altro confronto tra un iPhone e un telefono Android, come potete intuire, e qui a destra abbiamo un iPhone 13, mentre a sinistra abbiamo uno Xiaomi Mi 11. Cominciamo con il confronto da un punto di vista estetico. Eh, Quello che colpisce, quantomeno mi colpisce, è la maneggevolezza dell'iPhone, molto più piccolo del Mi 11, grosso modo dello stesso spessore, forse qualche decimo di millimetro in più l'iPhone, ma vabbè, entrambi con la cover, però decisamente più corto e più stretto, no, beh, stretto forse siamo lì, però decisamente più corto e decisamente quindi più facilmente gestibile ad una sola mano. Tutte le specifiche, vabbè, ve le lascio, le trovate online, ve le lascio comunque in descrizione con dei link specifici. E quello che faccio vedere questa volta, un po' come faccio di solito, sono i test di avvio delle app più, io dico app più comuni, quantomeno app che uso io, quindi spero che rappresentino un po' le app pure che utilizzate voi. E poi farò nella seconda parte del video un test fotografico. Quindi metterò a confronto la stessa posa fatta con i due terminali. Vediamo un po' se ho roba aperta. No, anche qui no. Allora, siamo connessi sulla stessa rete, quindi diciamo che possiamo partire. Cominciamo con l'apertura di Google. Vabbè, un po' di caricamento in più, ma nulla di che. Ops. Poi Facebook. Ok. Poi usciamo. Instagram. Ok. Yuka, che è un'app che sto usando da poco, va bene. Poi Meteo, vabbè, consenti questo qua. LinkedIn, perché mi dà questo errore? Facciamo ripartire il test. Vabbè. Poi foto. Ok. Testing. Qui forse è partito prima quell'altro, però diciamo che sono secondo me abbastanza allineati come tempi di avvio, non ho visto differenze significative, però continuiamo. Strava. Vabbè, un po' più veloce questo. Poi YouTube. Continuiamo con l'app di Roadhouse. E poi lo store. Facciamo così. WhatsApp. E poi proviamo il tempo d'avvio della fotocamera. Difficile eleggere un vincitore vero e proprio. E entriamo poi in galleria. Aspettate qua, dov'è la galleria? Qui. Bah, vabbè, diciamo che nell'avvio delle app più comuni, secondo me si fatica a identificare un vincitore vero e proprio. Quindi passerei invece al confronto fotografico, partendo dalle foto che per l'occasione avevo messo in una cartella dedicata, quindi questa. Allora,
Cominciamo con questa foto. Stessa esposizione scattata nello stesso momento, secondo me, guardiamo un po' le cose, i dettagli delle case lì in fondo. Secondo me vince, nella gestione della luce, vince, e di gran lunga pure, il Mi 11. Cioè non c'è proprio paragone tra le due foto. Vabbè, poi vi lascio i particolari con lo zoom come al solito per fare le vostre valutazioni. Passiamo all'altra foto. Condizioni di luce particolari in effetti, perché siamo al tramonto, ma è voluta questa cosa per creare delle situazioni difficili da gestire in termini di luce, e anche in questo caso, in questa seconda foto, la gestione della luce secondo me vede primeggiare e di tanto anche il Mi 11. Poi, foto complicata perché zona in ombra e zona invece esposta al sole. In questo caso la luminosità della zona in ombra viene gestita meglio dall'iPhone, però la foto, vabbè, questa è la resa delle due foto. Qua i colori sono un po' più vivi e un po' più scuro dove non arriva la luce, qui invece sembra che la luce riesca a prenderla, però i colori sono un po' più sbiaditi. Diciamo che non mi tra le due foto io preferisco questa, però su questa non, diciamo, è opinabile. Aspettate. Altra foto. Vediamo la finestra, questa qui. Allora, qui la foto è un po' appiattita perché a difficoltà si vedono i quadretti, qui forse un po' di più, ma per esempio questo dettaglio qui non è proprio visibile, però guardando la foto così io continuo a preferire quella del Mi 11, però ribadisco, magari è una preferenza personale anche in questo caso, vabbè. Andiamo avanti. Quindi foto, qui invece diciamo che qui probabilmente fatico a identificare un vincitore, anzi forse è un pochino meglio quella dell'iPhone per quanto riguarda la gestione dei colori. Quantomeno vedendola così, questi sono un po' più, secondo me, con un chiaro, troppo chiara questa foto, secondo me. Questa ha i colori un po' meglio definiti. Mentre passiamo a una foto al chiuso. Allora, questa foto qua, è stata fatta in modalità notte con entrambi i terminali. Premetto che non c'erano luci, cioè il corridoio è del tutto buio, quindi non si vede nulla se si fa una foto normale. Invece in modalità notte vediamo che l'iPhone riesce a raccogliere più luce rispetto al Mi 11, che invece in pratica è una foto tra le due, nessuna delle due foto secondo me raggiunge la sufficienza, però di sicuro tra le due è meglio questa perché raccoglie più luce. Ok, mentre questa è la foto di un dettaglio della maniglia, questa con sotto luce artificiale, e qui c'è un logo che volevo farvi vedere e secondo me
anche in questo caso vince un pochino, ma per poco, il Mi 11, che in effetti mette un po' più in risalto diciamo, le tonalità chiare della foto, ma in quanto a dettagli, se vedete qui, permette di mostrare in maniera un pochino più nitida il fatto che la vaniglia sia un po' rovinata, quindi è veramente una piccolissima scalfitura che qui vengono fuori, qui no. D'altro canto, però, il Mi 11 mette il fuoco principale su questo che è il centro della foto, mentre tutto ciò che è in secondo piano, penso per esempio a questo, alla buco della serratura, qui è meno nitida come immagine. Il particolare del foro della serratura qui invece è più nitido. Passiamo poi invece al video, ve lo faccio vedere. Qua volevo un pochino mettere al telefono se riesco a farlo magari. 4K 60 fps da fermo e camminando, quindi questa è una ripresa semplicemente ruotando il busto, poi mi metto a camminare. Adesso mi fermo su quelle macchine e comincio a passeggiare. Probabilmente, difficile scegliere un vincitore. Quello che noto di sicuro è che è più zoomato il video fatto con il Mi 11, però in quanto a qualità, un pochino più scuro quello con il Mi 11 va bene, però la qualità della stabilizzazione, considerate che sto camminando, forse un po' meglio sull'iPhone, ma anche perché magari è meno zoomato il video, quindi vabbè, a voi un po' trarre le conclusioni. Volevo darvi un po' un'idea di questi due terminali. Dulcis in fundo i prezzi. Allora, l'iPhone 13 adesso oscilla tra gli 800 e gli 850 euro su Amazon, nella versione da 128 giga. Il Mi 11, questo oggetto di test, che è la versione 8256, invece oscilla tra i 550 e 600 euro. Diciamo che più che questo, forse in questo periodo ho visto in offerta il Mi 11T Pro, che è molto simile a questo, non ha il display curvo, ma ha in pratica è allineatissimo in termini di RAM, memorie, processori, ma non ha la stabilizzazione video ottica, ma c'è la digitale, quindi vabbè, leggermente inferiore. Comunque c'è un dato di fatto è che lo Xiaomi costa decisamente meno dell'iPhone 13. Altro chiaro che chi è fissato con gli iPhone ama solo iPhone, quindi vabbè, tra parentesi, nota della redazione. Spero di esservi stato utile. Vi lascio in descrizione i link per l'acquisto di entrambi i terminali e come al solito se avete dubbi, suggerimenti o altro scrivetemeli nei commenti e vi risponderò appena possibile. Ciao a tutti!